Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale di Nomad by Fate. Oggi facciamo una sessione invernale in giornata con l'utilizzo di questo. Da diversi anni ormai a questa parte mi ritrovo ad utilizzare il dipper come ecoscandaglio in circostanze particolari. Questo ha un'applicazione abbastanza interessante sia quando lo andiamo a utilizzare dalla barca, quindi in navigazione, o anche quando siamo da terra, ma diciamo che questo nasce per lo più effettivamente per quello che è l'utilizzo da terra, dalla sponda, perché lo possiamo lanciare tramite l'utilizzo della canna e quindi ci ritroviamo ad avere un accessorio semplicissimo, piccolissimo e super utile per quando siamo in tante circostanze di pesca. Questo ci aiuterà appunto a scoprire di più sul fondale la temperatura dell'acqua, dove stazionano i pesci e quant'altro. Andiamo a scoprirne un po' di più insieme. La cosa estremamente bella di questo sonar praticamente è che comandiamo tutto attraverso l'utilizzo del nostro smartphone. Sia che abbiamo iPhone, Android eccetera eccetera, abbiamo un'applicazione dedicata che funziona alla grande. In più col nuovo aggiornamento software siamo riusciti ad ottimizzare quello che è la durata sia della batteria del device che dello smartphone stesso. Andiamo a vedere adesso tramite l'applicazione come funziona. Per prima cosa ci assicuriamo che dopo averlo caricato lo andiamo a chiudere in maniera corretta. Siccome è un apparecchio elettronico, lo andiamo a stringere bene fino a far coincidere i due segni di chiusura ermetica. Quando utilizziamo la canna da pesca, per utilizzare il dipper dobbiamo assicurarci di mettere la lenza con un'asola sull'occhiello che abbiamo lateralmente e non quello sopra, perché quando andremo poi lentamente a recuperare, questo essendo tirato dalla sponda dall'anellino laterale avrà un nuoto diciamo abbastanza lineare. Invece se lo andassimo a mettere su quello di testa praticamente andremo a inclinare il dipper e quindi avrebbe di sicuro un malfunzionamento su quello che è il suo impiego. Per accendere il dispositivo non basterà fare altro che immergerlo in acqua. Lui automaticamente rileverà l'acqua e si accenderà. Di conseguenza lo troveremo disponibile sulle impostazioni del cellulare. Come prima cosa è molto importante fare un settaggio sul cellulare, ovvero quello di scollegare la connessione dati, perché questa potrebbe andare a dare interferenze e fastidio all'utilizzo dell'applicazione in sé. Partiamo con la spiegazione di quest'onda. Questo non è praticamente altro che il segnale di frequenza fra la nostra connessione e il dipper in sé. Quindi quando vediamo che questa sta oscillando è un buon segno, perché vuol dire che c'è trasmissione dati fra i due device. Quindi adesso non facciamo altro che cominciare a lanciare e scandagliare, vedere un po' quello che troviamo. In base a questo, quello che ci ispirerà e ci piacerà, allora decideremo come improntare la nostra sessione di pesca. Si parte! Nel momento in cui io tolgo il dispositivo dall'acqua per lanciare, automaticamente vedremo che si andrà a scollegare sullo smartphone, ma nel momento in cui lanciamo e questo ritoccherà la superficie dell'acqua, lì vedremo il segnale di nuovo comparire e sono perfettamente funzionanti. Ho lanciato a circa 3 metri dalla riva opposta e qui abbiamo già una profondità di 1,60 m, un fondale comunque piatto, lineare, pulito, senza ostacoli. Adesso piano piano cominciamo a volgere. Quando recuperiamo dobbiamo essere costanti e comunque lenti, questo per avere una scansione migliore su quello che è il fondale. Bene, vediamo già che comunque stiamo arrivando intorno ai 2 metri di profondità e ci sono due segni che rimarcano quelli che potrebbero essere dei piccoli pesci che si staccano dal fondo. Perfetto, molto bene. Da questa prima scansione possiamo vedere che abbiamo praticamente nel raggio di 40 metri circa, che è largo questo settore di lago dove va su e stringe, praticamente abbiamo circa 1 metro di profondità sulla sponda opposta per poi scendere con un bel gradino netto intorno ai 2 metri di profondità. Stessa cosa rivenire verso di noi.
rifacciamo qualche altro lancio anche in direzioni diverse per avere una prospettiva migliore. Direi che comunque è tutto abbastanza lineare e pulito. Essendo la prima volta che pesco a carp fishing in questo lago, trovo estremamente utile adoperare il dipper per capire almeno la conformazione del fondale al momento e quello che sono appunto i vari dati che a cui si può risalire. Ecco, qui in questa direzione invece ho visto che ci sono nettamente un po' di erbaio, di piccoli tronchi, comunque delle piccole erbacce, diciamo, a centro lago. So già quindi che effettivamente la canna che andrò a mettere a destra, quindi dovrò avere un occhio di riguardo qualora avessi una partenza su questa, e in questa direzione comunque ci sono degli ostacoli sul fondo. Il piano è quello di avere l'idea migliore che possiamo di come è strutturato il fondale, quello che possiamo trovarci. Anche qui un altro pesce molto quasi attaccato al fondale. Vediamo che comunque ci sono piccoli pesci in sospensione, potrebbero essere gardon. Ecco, qui invece vediamo una palla un po' più definita che potrebbe essere o un pesce più grande o più pesci raggruppati insieme, che visto il periodo potrebbe anche essere. Da quello che posso vedere comunque c'è del movimento appunto di pesce più evidente, più vicino, attaccato alla sponda, quindi penso proprio che comincerò poi a dare una pasturata nel sottosponda lanciando delle boilers con il cucchiaone e andrò a pescarci sotto, anche perché siamo proprio in prossimità di alberi che cadono, che si affacciano sull'acqua, quindi effettivamente è un'ottima zona di transito per le carpe, anche per cercare del cibo. Perfetto, direi che abbiamo una idea veramente ottima di quello che è il fondale che si presenta di fronte a noi, quindi grazie Dipper, ci mettiamo in pesca. Dunque, una palettata appena sarà più che sufficiente. Spezzettiamo ulteriormente anche le boilers in modo da far cadere già dei pezzi aperti dentro l'acqua, in modo che questi si assorbano ancora più rapidamente, e ci avvaliamo del cucchiaone con un palo da guadino in modo che posso lanciare come se fosse una canna tranquillamente arrivando oltre i 30 metri da me. Ok, perfetto, lieve pasturazione effettuata, adesso oltretutto ci sta dando una mano questo bel sole che sta sorgendo, e oltretutto questo è un punto strategico proprio perché su quella sponda è dove il sole batte prima e per più tempo durante la giornata, quindi avrà anche il tempo di scaldarsi ulteriormente l'acqua, quindi è ottimo a mio avviso per intercettare le carpe di passaggio e convincerle a mangiare i nostri inneschi. Dunque, la prima canna praticamente ho visto già sulla sponda opposta a circa 2 metri staccato da riva, dove abbiamo 1,30 m, 1,40 m circa. Lì ho visto già 2 belle marcature praticamente, quindi la prima canna la andrò a mettere proprio laggiù, praticamente in mezzo a 2 alberi che si affacciano sulla superficie dell'acqua,
dire proprio un buco perfetto dove provare a insidiare le carpe. Cominciamo con la movida. Dovrebbe essere anche un bel pesciotto interessante, niente di esagerato ma va benissimo. Sta nuotando tutta verso di me sotto riva. È venuta tutta sotto riva nei rami, non è niente male. Olè. E vai, cominciamo alla grande, una bella regina di prima mattina, di una taglia abbastanza interessante, in uno scenario mozzafiato, wow! Non male, devo dire che questa cosa è stata anche abbastanza inaspettata, perché nel pieno dell'inverno, in una giornata secca che ci troviamo ad affrontare oggi, dopo circa mezz'ora che avevo lanciato il mio innesco in acqua, voilà, una bella carpa, non lo so, intorno ai 10 kg, poco più forse, in perfetta forma, una bella pancia cicciona, segno proprio che questi pesci sono in totale attività per il periodo invernale. Grande. Ricordiamoci di tenere sempre le mani bagnate, inverno che sia, soffriamo un po' il freddo ma non importa, perché comunque la cosa principale da tenere sempre in considerazione è il bene delle carpe. Quindi mani bagnate, e quando il pesce sembra essere pronto proviamo a mostrarlo in camera. Ci sei? Eccola qua! Ah, bella! Bella regina! Visto che comunque la giornata già è breve, direi che la rilasciamo immediatamente e ci rimettiamo in pesca, chissà che ne prendiamo un'altra. Siccome avevamo lanciato mezz'ora fa circa, l'innesco è ancora perfetto, quindi lo asciugo soltanto un pochettino con un asciugamano, in modo da poter mettere in tutta sicurezza il mio stingerino in PVA, così che questo non si sciolga, e ci rimettiamo in pesca.
Ok, vediamo se possiamo avere un'altra botta di fortuna per un'altra carpa. E vai, una seconda partenza. Pesce nettamente più piccolino, lo sento, però va bene. Pieno inverno, ogni partenza è una soddisfazione. Ce l'abbiamo qua sotto. Vecchiattella. Carpetta nana, veramente piccolina, però è una bella specchiotta, selvaggia, questo è un pesce nativo del lago, è nato qui. Bella, tiriamola su. Voilà. Oltretutto ha fatto anche una bella partenza sprint per essere così piccina. Eccola qua, questa bella specchiotta arrabbiata, veramente piccola, però comunque in forma, che questa è una bella panciotta piena, però lasciatemi dire di che bellezza e che colori fantastici ha questa carpetta specchi. Questa è una di quelle che ho il sentore che tenderà a crescere abbastanza e diventerà veramente una delle queen del lago. Dunque ridiamo una asciugata anche a questo rig in modo da poterlo riutilizzare, visto che comunque è integro, e mi soffermo un attimo a dirvi come sto pescando. Anche qui praticamente con un piombo appena di 50 grammi, visto che comunque devo lanciare a nemmeno 40 metri da me sulla sponda opposta. Ho evitato il LED core, ho preferito sulla LED clip aggiungere semplicemente il classico tubo di silicone che copre il monofilo, in questo caso uno 0,30, appunto dei fili molto morbidi e sottili, proprio perché tanto stiamo pescando corto, senza ostacoli, senza particolari intoppi che potrebbero complicare la pescata. Infine abbiamo un terminale da 25 libre camo con un amo del 4, con un tubicino in termorestringente per dargli la curvatura dello stile liner liner, e infine l'innesco che sto utilizzando per tutte le canne praticamente è un semplice omino di neve con una 18 mm affondante a gusto di pesce spezie e una piccola dumbbell bianca, o comunque sulle altre canne anche colorazioni viola o comunque fluo, per dare il bilanciamento necessario. Queste secondo me sono le cose che funzionano al meglio in acque fredde, in periodi come questi invernali, soprattutto in acque piccole, dove i pesci tendono a preferire comunque i bocconi piccoli e veloci da inghiottire, diciamo. Come sempre l'aggiunta del stick mix con palline sbriciolate, sempre al gusto di pesce e spezie, accompagnato da una bella dippata sempre da un liquido decisamente molto attrattivo che fa una bella nuvola nell'acqua anche in acque fredde. Queste sono piccole accortezze che è sempre bene adottare quando peschiamo, soprattutto in giornate secche, così dove abbiamo poco tempo a disposizione, dobbiamo riuscire ad ottimarlo al meglio. La canna bippato, vediamo se facciamo un'altra partenza, sarebbe fantastico.
questo caso setto anche i segnalatori a una sensibilità decisamente alta, perché in un contesto così d'inverno, appunto, che i pesci che possono pizzicare appena la nostra pallina, è sempre bene avere una sensibilità alta, in modo che ogni singolo beep può significare qualcosa di importante, ovvero che abbiamo già il pesce allamato e quindi pronto per combatterlo. Vediamogli anche 4 palline di contorno sopra. Una bella sensazione comunque. Siamo al terzo pesce, la terza partenza di oggi, con un inizio con una bella regina, poi una micro specchi e adesso un pesce che non saprei dire, però ha un bel tiro sulla canna. Tanto ha avuto una bella partenza e una grande potenza, una volta ferrata ha continuato a prendere un po' di filo, quindi vediamo un po'. Anche questa tende a venire sotto riva completamente. Molto bene, mi ero un po' illuso sinceramente dalla partenza, dalla prima toccata diciamo sulla canna, pensavo che qualcosina un pochettino più grande, però va benissimo comunque così. Ormai le nostre ore di pesca anche oggi le abbiamo fatte e quindi 3 partenze, 3 su 3 va benissimo. Ed eccola qui, la nostra terza partenza, nonché terza cattura portata a guadino. Con questa carpa regina di piccole dimensioni ma veramente bellissima vi salutiamo, ormai il sole sta tramontando e direi che abbiamo passato una bellissima giornata di pesca invernale. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto, che abbiate potuto trovare qualche nozione tecnica in più, soprattutto qualche delucidazione sull'utilizzo del dipper. Che dire, ci vediamo alla prossima!